Chi potevo venire a prendere all'aeroporto? Ce l'ho fatta. No. È il gatto morto quello. Si chiama così. Come si chiama? Cioè, voi tecnici lo chiamate il gatto morto. Dead cat. E di che? Della doccia. Devo farmi la doccia. Ma non lo so. Ma si è rotto il generatore, non sta! Chiara, hai preparato la colazione? No, l'hai fatto tu. Questa volta ammetto che hai fatto tu. Non hai fatto bollire tu l'acqua mentre io cercavo i pezzi che ci siamo persi ieri sera Ti sei nell'unboxing. perso nell'unboxing. Che ti sei perso. Spieghiamo bene le cose. A me perché io Dai, su che qua già abbiamo fatto tardi, bisogna andare a vedere gli animali. Andiamo, gli animali mo dormono a quest'ora. Anche secondo me, però va bene. Gli animali si svegliano presto perché devono correre, anche noi dobbiamo correre. Dobbiamo andare. Colazione. Bene ragazzi, ci prepariamo alla partenza. Devo chiudere tutti quanti i bauletti qua. Ho parlato con il proprietario di questo veicolo, un signore australiano, in realtà con origini indiane, che vive negli Stati Uniti. Una storia interessantissima di viaggio. 6 anni on the road con questo veicolo. Veramente bello. Questo tipologia di veicoli devo dire che mi piace parecchio. Sei pronta per iniziare il viaggio in Sudafrica? Sono pronta! Welcome to Africa, eh? In attesa dei Big Five! Oh, qui, già sta qui! Ma non hai notato il nuovo sedile? Un attimo! Ah, No, da fuori è uguale. perché è ricoperto col nostro ricopertura. Oh. Che hai visto? Quello sembra ricopertura. Metti a posto le tendine. Il gancino. Gancino, no, prima così, alzi, arrotoli e metti a posto le tendine. Oh, fai effetto la guida a sinistra, eh? C'è il post-it! Sì. Sinistra, se no qua sbagliamo! Praticamente oggi percorreremo solamente autostrada per raggiungere un punto un po' più vicino al Kruger. E dobbiamo fare anche carburante. Paga luci. Il ragazzo si è sorpreso che hai tirato fuori tu i soldi. Adesso è incredibile, ma stiamo puntando dal Zoo Petroport, che è la petrol station. Vediamo cosa troviamo lì! Ma più che altro perché è un consiglio di un collega di Chiara. Sì, è un consiglio di un collega che lui è cresciuto, è nato qua e mi ha detto di andare lì. Però non si sa che c'è stato. Io spero che ci sia qualcosa da mangiare perché ho fame. Secondo me ci sono solo animali. Era anche segnato, c'era il cartello! Come attrazione turistica. Cioè, ma ragazzi, ma questo posto che roba è? Non riusciamo a capire perché c'è pieno di gente. Quindi andiamo a vedere quest'area di servizio? Sì, è veramente trafficatissima di gente, di veicoli. Oddio, Cioè, noi ci siamo dovuti parcheggiare nel reparto camionisti. Siamo sicuri che il tuo collega ha consigliato bene? Lo so! E ragazzi, abbiamo capito perché ci hanno consigliato di venire qua. Quello è il KFC e guardate il balcone. Ci sono un sacco di animali, tutti ci sono. Gli oryx, gli springbok, le antilopi, i rinoceronti, le zebre stanno pure. Gli struzzi, lo struzzo così vicino non si è mai visto. non importa andare al Kruger. Cioè, E basta, puoi tornare a casa. No, C'è già manca il tutto. leone, Stanno tutti i Big Five qua. Cioè, ma guarda che si vede pure senza binocolo qua, eh. Lì sta. vedo gli occhietti proprio. Riserva naturale Petrol Station al Zoo Petroport. Ed effettivamente l'area di servizio è gettonatissima, una delle più grandi. Guardate quanta coda c'è, anche per mangiare. Dietro ci sono dei ristoranti e credo proprio che adesso ci andremo. Oh, stanno un po' di estintori, guarda qua. Hazardous Waste, Spill Kit.
alla faccia. Che si mangia qua che hanno bisogno di tutti questi estintori? Ragazzi, mi sembra un po' di essere tornato nello stile statunitense alla Alzu Petrol Station. Sembra la truck stop più grande del mondo. E qua si vede che gli animali stanno sempre. C'è sta pure la Palusa Spur, ragazzi. Non è tipico di qua, mi sembra. Basta dare da mangiare a qualche rinoceronte. Oh, Luci, qua abbiamo una super mappa. Ma che bella! Noi continuiamo la N4 e ci fermiamo qua al Crocodile River per stanotte. E poi domani facciamo tutta questa strada panoramica. E poi Non ci arriva il braccio. entriamo al Kruger. Allora ragazzi, sono andato in bagno, non riprendo perché c'è la gente che fa le sue cose. Ma dovete immaginare che gli urinatori sono messi davanti a questa vetrata. Tu fai la tua pipì davanti a questo spettacolo di animali. Qua naturalmente ci viene detto che i rinoceronti sono controllati con delle camere di sorveglianza, ma non solo, gli sono stati tagliati i corni per proteggerli. Questo perché il bracconaggio qua è ancora presente, tanto, quindi per proteggerli gli tagliano il corno preventivamente. Qua non può mancare il quadro dove farsi la foto, però c'è un po' di coda, almeno un quarto d'ora di coda. Ragazzi, non può mancare il negozio di souvenir in un posto come questo. Guardate che belle foto. Ha ispirazione per le prossime foto. Guarda qua. Bella questa. Ecco, questo è veramente duro. Forse conviene che la compri perché non so se riuscirai. Le noccioline tostate. Mi stavo giusto chiedendo se avessero gli articoli per fare la brace. Non vedevo ancora. C'è qualcosa. Mi sembra un po' poco. Però hanno le tovagliette per pulirti quando fai la brace. Quella non poteva mancare. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ragazzi, è dopo 7 anni di viaggio qui all'area di servizio, che è anche una riserva naturale, si è rotta la chiave dentro la porta, ma fortunatamente c'era un pizzettino che usciva e siamo riusciti a toglierla. Pazzesco. Pazzesco. Put some color on those cheekbones. It's never too late for you to get well known. Ragazzi, qua sta cambiando il panorama completamente. Stiamo seguendo il corso di un fiume che è praticamente invisibile. È un mega torrente, lo chiamerei, però guardate che prosperità e quante piantagioni di arance. Ma noi stiamo puntando l'Hippo Waterfront. Si spera che ci siano gli ippopotami. Dove si entra? Bisogna tenersi qui! Adesso c'è anche il sedile ad aria. Ma qui dove ci passiamo? Simo? Beware of the hippos, eh? Ah. Qui c'è scritto di non dare da mangiare alle scimmie e di stare attenti agli ippopotami. Beh, siamo venuti qua apposta. Più che altro mi sembra tutto bello basso qua. Non so se ci passiamo. Bene ragazzi, siamo arrivati e devo dire che l'ultimo pezzo non è stato per nulla facile, era veramente stretto. Qua fa veramente più caldo, eh? Sì, ma il problema è che non c'è nessuno. Cioè, nel senso che non ci sono turisti o non c'è nessuno ad accoglierci? Non c'è nessuno ad accoglierti. Bene, abbiamo trovato il gestore che stava pescando, non ci sono turisti, incredibile, non c'è nessuno. Il posto sembra bellissimo, ha detto che possiamo rimanere, non c'è nessuno. Allora Chiara, com'era il tuo primo giorno in Africa? Com'è andato? Questo trasferimento di 325 km di strada dritta che ci ha portato fino alle montagne. Però con una bella pausa di animali. Sì, no, infatti, no. Però tu eri distante, il signore mi ha detto una cosa, che là dove lui stava pescando ci sono gli ippopotami, no? Ma ha detto che di notte qua vanno in giro. E ha detto che a volte cercano anche un po' di spostare le macchine. Però ha detto di non preoccuparsi, che non fanno niente. Questa è come la storia degli animali.
Cioè, non ci credi? No. Adesso io Perché vanno in giro, scusami? si muovono qua, ha detto che vanno in giro, pascolano un po', ha detto ogni tanto magari cozzano contro le macchine, e però di non aver paura. Cioè, l'importante... Certo, ma certo. Cioè, l'importante... Ma faccio avete un ippopotamo, io Cioè, ha non detto ho paura. l'importante è che non apri la porta e gli Dai. dici ciao ippopotamo. Cioè, Beh, però la stealth la possiamo mettere. la Stealth ha detto di metterla perché ha detto che qua la notte è dura. Andiamo a vedere l'ippopotami allora. Cioè, se c'è un rumore da qualche parte si muove. Allora, abbiamo un rumore che ma è un po' che non capiamo da dove arriva, ma è parecchio. Non ci dormo adesso io. Devi trovarmelo, devi trovarmi qual è. Dove sta? È qui sopra. Devo andare su. Vai su. No, non da qui. E da dove? Devo andare sul tetto, ma ti devi muovere. Mentre andiamo Sì, a perché... tipo 50-60 all'ora, No, cioè, vabbè, alla guineiana, stai su e via. puoi andare anche a 20, ma... Cioè, è qui, Simone. Prova a muovere un po'. No, non si muove. Non si muove. Ragazzi, guardate com'è cambiato il panorama. Noi non vediamo la vegetazione così fitta dall'Angola, forse. Qua c'hanno anche il super barbecue, quello che è avanzato per quando fanno le feste. Allora, il signore ha detto che stanno qua gli ippopotami. D'altronde questo è Hippo Paradise. Guardate che fiume pazzesco. Allora ragazzi, il signore ci ha detto che qua ci sono gli ippopotami, gli stessi che di notte vanno in giro tra i camper, e effettivamente sono lì, sono in totale immersione. Che colori, che posto. La cosa incredibile dell'ippopotamo è che non ti riesci neanche a capire quanto sono grandi finché non emergono tutti. E allora non Tre sono. E allora non lo capisci lo stesso perché inizi a scappare. Devo dire che a me l'ippopotamo un po' incute timore. Però il signore ha detto che questi sono tranquilli. Ecco che Crocs non riusciamo a correre. No. No, te lo dico. Ma secondo me l'ippopotamo corre più veloce di te. Luci? Ci sta seguendo con lo Mi sta sguardo. seguendo con gli occhi e le orecchie. Ciao. Noi andiamo di là. Allora ragazzi, c'è da fare una piccola riparazione. Prima che l'ippopotamo questa notte spacchi tutto quanto definitivamente. Ho dovuto tirare fuori un po' di cose perché mi sono accorto, in realtà me ne ero già accorto e ho chiesto ai ragazzi in officina di sistemarmelo, ma non ci ho più fatto caso, non l'hanno sistemato. Si è svitato questo pezzo di plastica. Il problema è che si è rotto proprio qui la plastica e quindi devo fare un paio di buchi e mettere un paio di viti. Cioè, ma per fare una robina così ti ho smontato tutto? Sì. Metto un attimo la pinza per bloccare in posizione. Proviamo a fare un paio di buchi. Questa è plastica, non ci dovrebbe volere molto. In realtà questa non è plastica, perché dentro c'è ferro. Insomma, si fa un po' fatica a bucare, ma ce la faremo. Ok ragazzi, ho dovuto fare in fretta perché sta venendo buio e tra un po' arrivano gli ippopotami. Però ho messo 2 viti, adesso è meglio che in origine. Chiara, stai facendo il caffè? Più o meno. È pronto tutto? Posso alzarmi? Ok, Tutto pronto? tutto pronto. Colazione pronta, dinetta a posto? Sì, Ok, allora arrivo. dormito. Guardiamo qua fuori ragazzi, bello fresco questa notte, abbiamo dormito veramente bene, ma non so se ci sono gli ippopotami. Lucia intanto è uscita a vedere se la Stelcam ha preso qualcosa, ora controlliamo. Ma questo sei tu che recuperi la roba. Questo abbiamo tutta la notte da Un analizzare. omino che passa. Quanti video stanno? 6. Solo 6 adesso. 2 di ieri sera che riparavo il camion. Nada. Niente. Ci ha preso in giro, questi dormono in acqua. Bene ragazzi, noi stiamo puntando il Kruger National Park e c'è ancora parecchia strada da fare e ahimè Chiara non ha tantissimo tempo e
dobbiamo attraversare anche delle montagne, quindi anche oggi sarà parecchia strada da fare. Dovrebbe essere panoramica, però strada. Vamos. Hai visto gli ippopotami? Sì, si sono svegliati. Però erano tutti insieme adesso. Ah, quanti? 6. Ah, Sì. ma stanotte non sono venuti. No, ci ha fregato il tipo. Loro stanno in acqua. Andiamo. Ci abbiamo tanta strada oggi, Proviamo a uscire da sto posto. Ci hanno detto che girando di qua dovrebbe essere meglio. Vediamo. Vediamo. Meno alberi. Stiamo facendo una super mega salita. Qui balla tutto. Qua ragazzi dobbiamo riattraversare la ferrovia. Oh, guarda che ci sta il treno. Lavori in corso qui. Adesso iniziamo a viaggiare su una strada che si chiama The Panorama Route. The best in South Africa. Siamo arrivati quasi a 1500 metri, Forse adesso si scende. Qui siamo arrivati in un posto che si chiama Mac Falls e vogliamo fare una sosta, che ci sgranchiamo un po' le gambe. Questa strada è veramente molto panoramica e è piena di viewpoint. Ci fermeremo a qualcuno, non a tutti, perché sennò Non arriviamo più. non arriviamo più stasera. È il tagliere, è un tagliere. But it's It's strong. hard wood. Strong wood. Thank you, thank you. Ci sono taglieri di tutti i tipi. Chiara, non ti serve un tagliere? Quasi. E anche qui dobbiamo entrare a nostro rischio e pericolo. E c'è anche l'etichetta di Avventura nel Mondo. Pensa a te. Qua inizia un canyon che vedremo un po' più avanti. Sento rumoreggiare qualcosa, ma dove stanno ste cascate? Sono lontane queste cascate. Comunque ti vuoi appoggiare, No. Ragazzi, devo dire che effettivamente compaiono all'improvviso, non sono enormi come estensione, però c'è un bel punto di vista. 1, 2, 3. Bam! Si nascondevano alla fine. E adesso qua andiamo alla God's Window. E adesso God's Window. Vamos. Allora, dobbiamo entrare alla God's Window e anche qua danger, attenzione, high cliff, sicurezza, attenzione, state attenti. Perché a tuo rischio e pericolo, perché qua arriva il rinoceronte e ti spinge giù nel canyon che è il secondo canyon più grande d'Africa. Sì, giusto. È il terzo al mondo, pare. al mondo. Però su queste classifiche non è che ci fidiamo più tanto. Forse. Allora, qua bisogna fare questo sentierino per arrivare alla God's Window. Sembra una bella scarpinata. Siamo un po' dubbiosi sul fatto che si veda qualcosa, perché siamo venuti fin qua, abbiamo fatto un sacco di strada, ma c'è la foschia. Ragazzi, è bello profondo. Bam! Bam. Il canyon praticamente inizia qua, possiamo quasi dire, e in effetti qua è veramente pazzesco. Guarda che piante. E comunque siamo arrivati a God's Window. Lo chiamerei più God's Balcone, però effettivamente guardate che vista. Pazzesco sto canyon, bellissimo. Chiara, secondo te è veramente il secondo più profondo dell'Africa e il terzo più grande al mondo? Non lo so. Io ho visto solo il Grand Canyon, non lo so. È immenso. Praticamente è una parete verticale, è pazzesco.
qua ci ritroviamo dentro la foresta. Quant'era che non camminavamo dentro una foresta? Stiamo provando a seguire questo percorso che ci dovrebbe portare ancora un po' più in alto e probabilmente dare un punto di vista ancora più Sempre più in privilegiato al alto. canyon. Ma hai perso una Crocs? Verso la Crocs. Qua ragazzi siamo arrivati sul balcone finale. Qua è veramente alto, E qua dovremmo essere a 1700 metri e là sotto sempre tra i 900 e i 1000. Qua stai proprio sullo strapiombo. Viene su anche da bella aria. Una bella aria fresca. Lasciata la finestra degli dei, proviamo ad andare a vedere quest'altro viewpoint un po' più avanti che è gratis, perché in realtà qua ce ne sono diversi di viewpoint ma sono tutti a pagamento, a scalare, cioè dal più economico al più caro, ma ce n'è uno a gratis, questo, vediamolo. Ragazzi, qua è proprio bello. Naturalmente attenzione, pericolo, perché caschi da sotto. E qua dobbiamo dire che c'è anche un bel vento, bello tosto. Chiara, apri tu la strada, vai lì. Secondo me da lì c'è il viewpoint, ma devi scarpinare dietro le rocce. Ma c'era scritto attenzione, Sì, ma tu stai attenta e vai lì dietro le rocce. Andiamo qua. Vai. Comunque ragazzi, il viewpoint lo siamo andati a vedere, era bello, ma si pagava. Subito dopo ce n'era uno dove a gratis dove si vedeva uguale, ma questo è decisamente più bello. Qui è veramente effetto sbam. Proviamo a camminare di qua e vediamo se si riesce ad andare lì. E si vede anche il bacino della Digala. 1, 2, 3. Sbam! Com'è questo Blythe River? È un bel canyon. Peccato questa giornata un po' foschiosa che sfuma un po' tutto. Però bello. Mi piacciono tantissimo queste rocce macchiate con colori diversi. Sembrano veramente dipinte dall'uomo. Qua fa paura ragazzi. Tra l'altro questa roccia è pure spaccata, si sa mai che va giù un pezzettino e vai giù te con lei. Pazzesco! Guardate questa roccia com'è corrosa. Pazzesco. Ragazzi, qua un sacco di piantagioni di agrumi, ma ci fosse un venditore di agrumi, di arance, mandarini, niente. Ben di Dio se lo portano ai supermercati o chissà, forse pure all'estero. Ora dobbiamo fare l'Abel Erasmus Pass, che praticamente ci fa scollinare queste montagne e ci porta nei pressi dell'ingresso, uno degli ingressi a nord del Kruger, ce n'è tanti. Ci sono un sacco di scimmie. Sì. Un sacco di scimmie qua.
Ragazzi, a bordo strada c'è venditore di aranci, mandarini, aguacate, mango. Oh, 50. Yes, the bag. Ok. And avocado, Yeah? 50 the bag. And mandarin, Yeah? 50 the box. Ok. Papaya, 50 for whole box. Ok. Yes, and avocado also the box 50. Ok, so one of these, Yes. one of these Yes. and two of these. E la signora ci vuole far assaggiare il mango secco. Yes. It's good. The dry mango. Dry mango. Yes. Buono. Bene, abbiamo fatto la spesa. Un sacco di roba! Guarda un sacco di roba, costava 50 una cassa, 2,50 € a cassa i mandarini. Ah, Questi sembrano buoni, ma le arance sono buone? E che ne so, non le ho mangiate. Metto a posto e andiamo. Vai. Dobbiamo fare ancora 100 km. La strada è bellissima, panoramica, buon clima, però c'è da viaggiare un po'. Siamo quasi arrivati al gate per entrare nel parco del Kruger. Stiamo raggiungendo il nostro campeggio e c'è stato il primo cartello con attenti attraversamento elefanti. Siamo quasi arrivati, così domani mattina alle 3 del mattino partiamo. E c'erano un sacco di scimmie che attraversavano la strada. Pazzesco. Che strada, ragazzi, per arrivare al Kruger. C'è anche il sole che sta tramontando, stiamo arrivando giusti. È stata veramente una tirata in questi giorni. Ragazzi, siamo arrivati tardissimo al campeggio. Ha appena tramontato in realtà, Thank you! Siamo arrivati proprio precisi, precisi. Cioè la nostra idea di non guidare la notte l'abbiamo rispettata al pelo. Qua si vede a malapena, ma questo campeggio è veramente pieno, uno dei più pieni dell'ultimo periodo di viaggio. E d'altronde l'entrata del Kruger è proprio qua. Usciamo, prima a destra, siamo dentro. Il problema è che il Kruger è grande Sì. e anche dentro al parco bisogna fare un sacco di strada. Sì. Però magari tra Ma un magari chilometro- vediamo anche un sacco di animali. Speriamo. Domani inizia la vera avventura. Per ora ci siamo solo trasferiti. Trasferimento. Domani si inizia l'avventura. Vai. Vamos. Let's go.